Ciao a tutti, cari amici single, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, iniziamo subito con il segno dei gemelli. Andiamo a vedere che cosa vi riserva il mese di settembre. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email, che trovate anche qui e nelle informazioni del canale, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi, quindi date sempre uno sguardo alla parte della descrizione. Allora, cominciamo subito con un matto, la carta degli amanti, entrambe al contrario. Abbiamo un cavaliere di spade e un 6 di bastoni. Ragazzi, allora, con la carta del mago qui è come se mancasse un certo tipo di movimento, di azione all'inizio del mese. Per qualcuno può anche significare il cercare di forzare una qualche cosa. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo poi la carta degli amanti e qui devo dire che, essendo al contrario, ragazzi, mi parla di una sorta di disequilibrio o di scarso amor proprio. Adesso poi andiamo a vedere con i mini tarocchi, perché poi in realtà alla fine del periodo si presenta questo cavaliere di spade e andiamo a vedere di chi o cosa si tratta. Ripartiamo dal mago, andiamo a vedere di che cosa si tratta questo mago. Allora, abbiamo un re di coppa al contrario, un fante di pentacoli e un 3 di spade. Allora, qui può essere che ci sia stato qualcuno che vi abbia creato qualche tipo di sofferenza. Guardate, ho come la sensazione che la persona potrebbe essere una persona piena di buoni propositi, però con una sorta di immaturità emotiva. Diciamo che con questo 3 di spade all'inizio di settembre potrebbe esserci qualche cosa che vi fa soffrire o qualcuno. Vedendo questo re di coppa al contrario, ragazzi, potrebbe essere qualcuno. Andiamo avanti, vediamo la carta degli amanti. Abbiamo un 10 di bastoni al contrario. Un 7 di bastoni e un re di bastoni. Ragazzi, io ho come la sensazione che qui qualcuno non consideri esattamente come voi quello che potrebbe essere la conoscenza, un'eventuale relazione di amicizia. Vi dico, ho come la sensazione che qualcuno in testa ce lo abbiate già, ma non sia esattamente la persona che voi volete. Nel senso, la persona non si sta comportando esattamente come se fosse, diciamo, un amore o una relazione in armonia. Se non avete nessuno, siete voi che siete un po' sulla difensiva, eh? Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Abbiamo un 9 di pentacoli, scusate, un 9 di coppe e un 3 di pentacoli. Ragazzi, ho la sensazione che molte persone non si sentano all'altezza di probabilmente questa relazione o questa situazione. Il non sentirsi all'altezza vuol dire che non necessariamente che non siate in grado, ma anche magari vuol dire che non volete star dentro un certo tipo di relazione o situazione.
Vi dico, c'è questo cavaliere di spade, quindi a fine mese potrebbe essere che conoscerete una persona, però ripeto, è un po' come se non vi sento muovere più di tanto, più che tutto sono le cose che vi capiteranno addosso nel mese di settembre. Ma perché comunque c'è questo 3 di spade, siete in una sorta di fase un po' triste, un po' dolente, mi viene da dire all'inizio di settembre, probabilmente per questo re di coppe. È come se qualcuno qui non riuscisse a prendere in mano le redini della propria vita, e più quello che vi state difendendo dal mondo esterno, più che quello che è un dare una direzione alla situazione, alla relazione. Relazione intendo di amicizia, so che siete single, però siccome c'è una figura che potrebbe arrivare, ehm, c'è anche la possibilità, insomma, che la persona la conosciate già. Magari no, fatemelo poi sapere nei commenti comunque. Andiamo a vedere anche questo 6 di bastoni, perché comunque la carta del 6 di bastoni è una carta di riconoscimento, è una carta di successo. Guardate, avete asso di bastoni e regina di coppe. Io credo che verso la fine del mese le cose cambieranno rispetto a come le vediamo qui all'inizio. C'è un asso di bastoni, ci potrebbe essere proprio un incontro di tipo passionale, un nuovo inizio. Magari è anche semplicemente un nuovo hobby che vi dà la possibilità di conoscere una persona nuova, ok? Diciamo che con la regina di coppe alla fine del mese ho questa sensazione che riuscirete un attimino di nuovo a sciogliere quello che sono le vostre, il cuore, le emozioni. È come se all'inizio del mese foste un pochettino più rigidi, mentre verso la fine del mese riuscirete a sciogliervi un pochettino di più, ok? Può essere grazie magari a questa persona, a questo cavaliere di spade. Tenete presente che quando c'è un cavaliere di spade è perché la persona è piuttosto determinata. In questo mazzo specifico viene disegnato con un'aquila, come se volasse da un posto all'altro. È una persona ehm, che è veloce negli spostamenti. Non solo negli spostamenti fisici, anche nei discorsi, è una questione anche di attitudine mentale. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ok, ne sono usciti un po'. Carta numero 2. Questa carta parla di attaccamento, che è un po' quello che sento con questo 3 di spade. Probabilmente siete attaccati a una situazione, a una sofferenza per qualcuno che non vi lascia liberi, che non vi lascia tranquilli, mi viene da dire, però ricordiamo sempre che siamo noi che ci attacchiamo a qualche cosa, ok? Quando capita questa carta è perché qui parla anche di depressione, vi state un po' ingarbugliando nei vostri pensieri. E poi abbiamo la carta numero 1, che è la carta di mindfulness, e qui è un po' come se vi dicesse di mantenere la concentrazione su un obiettivo in particolare, di mantenere una presenza piena di pace. E poi abbiamo la carta numero 22. Ragazzi, questa carta parla di viaggi, parla di trasferimenti, di cambio di locazione. Stavo guardando se qui avete qualche carta di cambio. Se non è un cambio fisico, può essere assolutamente un cambio di tipo mentale. Quello che prima poteva essere in disequilibrio, ho come la sensazione che dopo inizierete a fare qualche cosa per avere il riconoscimento del caso, per avere, ehm, sì, non dico l'approvazione, un riconoscimento però, cioè far vedere al mondo chi siete. Ragazzi, fatemi sapere chi sarà per voi questo cavaliere di spade. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione o con la vostra iscrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!
Proseguiamo con gli amici della bilancia. Ragazzi, anche a voi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per contattarmi trovate la mail qui nelle informazioni del canale e nella descrizione del video, ok? Bene, andiamo a vedere. Abbiamo un 5 di coppe, la carta del sole, un 7 di spade e un re di bastoni. Allora ragazzi, il mese parte con una sensazione un po' di tristezza con questo 5 di coppe. È come se aveste la sensazione o di aver perso qualche cosa o probabilmente che state per perdere qualcosa. Andiamo a vederlo subito. Abbiamo un 2 di bastoni e la luna. Ragazzi, io credo che qui faccia riferimento a qualche cosa che è successo nel passato. Probabilmente ci sono state delle questioni, può anche essere stata proprio un'indecisione, il fatto di non aver effettuato una scelta che vi abbia portato a questo 5 di coppe. Tenete presente che quando c'è la luna si parla di paure, si parla di proiezioni e di cose che ritornano dal passato, quindi per qualcuno l'inizio di settembre può essere un periodo un po' malinconico, mi viene da dire. Ok? È come se aveste perso un treno, come questa sensazione. E sarete un po' focalizzati in quello che è stato o piuttosto che quello che non è stato. Abbiamo poi però il sole. Ragazzi, il sole è una carta che parla di espansione, di chiarezza mentale e parla anche di amicizia, quindi può essere che ci sia qualcuno, qualche amico che torni dal passato. Adesso andiamo a vedere anche questo sole. Wow, abbiamo un 7 di pentacoli al contrario e un 4 di bastoni. Io ho proprio la sensazione che qualcuno ehm, con il o la quale c'è già un sentimento di amicizia, questo qualcuno, insomma, potrebbe proporvi qualche cosa di più. Se non è questo il vostro caso, ho come la sensazione che potreste conoscere una persona con la quale si instaurerà un rapporto davvero idilliaco, stabile. È un 4 di bastoni, per qualcuno ragazzi potrebbe essere anche una questione di anime gemelle, però è come se da metà settembre in poi le cose prendessero una certa velocità, ho come questa sensazione. Tenete presente che quando c'è il 4 di bastoni è perché la relazione in sé o la situazione è stabile, è solida ed è una relazione che ha buone speranze di continuare, di diciamo andare avanti nel lungo periodo. Ecco, adesso andiamo a vedere questo 7 di spade perché è quello che di questa lettura non mi piace. Perché quando c'è 7 di spade si parla sempre di qualcuno che non la racconta giusta. Può essere un non raccontarla giusta a voi o anche a se stesso o se stessa. È una carta di avidità. Comunque, il 7 di spade parla sempre di qualcuno che ha determinati obiettivi in testa e non si fa scrupoli a raccontare bugie per ottenere quello che vuole. E in effetti qui abbiamo anche una sacerdotessa al contrario, come se qualche cosa non vi fosse chiaro. 4 di pentacoli. Allora, può esserci una sorta di attaccamento a una situazione. Può essere da parte vostra o da parte dell'altra persona, vi dico. Potrebbe essere anche un segno di fuoco, ve lo dico perché abbiamo sia il re di bastoni che il sole. Non mi piace molto dire i segni, però è proprio forte in questa lettura. Vi dico, come la sensazione che non vediate, allora, o non vedete quello che è un certo tipo di attaccamento a una situazione che avete voi,
Perché la sacerdotessa al contrario mi dice che non state seguendo la vostra intuizione, è un po' come se vi faceste imbambolare dalle parole. È come se foste attaccati probabilmente a una realtà, a queste parole, a quello che potrebbe essere una vostra idea inerente a questa persona. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo nuovamente la carta del sole, cavaliere di pentacoli e asso di coppe. Allora ragazzi, questo 7 di spade potrebbe anche parlare del fatto che qualcuno stia nascondendo i propri sentimenti. Vi dico questo perché? Perché alla fine c'è un asso di coppe. L'asso di coppe è sempre l'inizio di un nuovo amore, di una nuova relazione, di qualche cosa di nuovo che però apre il cuore. Abbiamo di nuovo il sole, ce l'avevamo qui. Io credo che si instaurerà una relazione ben forte con una persona che potrebbe essere un segno di fuoco, ripeto, non necessariamente, che però sarà una relazione che inizierà principalmente come un'amicizia, cioè avete comunque questo cavaliere di pentacoli al contrario. Io credo che l'altra persona sia molto guardinga, che non farà passi avventati, anzi sento come se ci fosse questa necessità prima di costruire qualche sentimento a livello di amicizia che sia solido. Però poi abbiamo di nuovo il sole, quindi si va verso l'espansione, verso la prosperità, verso la chiarezza mentale. Si costruisce veramente qualche cosa di solido, anche se poi in realtà un'offerta, una dichiarazione concreta non c'è. Però, sapete, sono come quelle persone dove ci si sente oggi, si fa una chiacchierata, si sta bene, domani ci si manda il buongiorno, dopodomani ci si sente di nuovo, senza necessariamente dire creiamo una relazione insieme o semplicemente è come se piano piano vi rendeste conto che con questa persona passate del tempo veramente splendido. Vi dico, potrebbe essere una persona più grande di voi, potrebbe essere una persona in qualche caso che ha già dei figli. Però è una persona che comunque ha maturato un certo tipo di stabilità, ha maturato un certo tipo di maturità, sia da un punto di vista, diciamo, personale, passionale, caratteriale, ma anche da un punto di vista concreto. Quindi, secondo me, è una persona che ha raggiunto già una posizione sociale, potrebbe anche essere una persona in vista, quindi ehm, conosciuta appunto a livello di società, a livello di ehm, pubblico, se vogliamo. Fatemelo sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Vediamo cos'altro vi riesco a dire. Wow, carta numero 40. Parla dei maestri ascesi, ragazzi. È come se qui ci fossero dei maestri intorno a voi che hanno delle intenzioni specifiche. Quindi mi dà la sensazione che sia un passaggio un po' obbligato, questo sole, la conoscenza di questa persona, perché potrebbe portarvi fuori da questa situazione un po' triste di inizio settembre. Ricordo che c'è la luna, qua si tratta di, sì, di una sorta di melanconia, di tristezza, di rammarico, ragazzi, che probabilmente appunto è inerente al passato, ma nel mese di settembre le cose andranno meglio. Qui io sento che è come se foste un po' guidati in questo tipo di passaggio. È come se la cosa dovesse nascere piano piano con questa persona per darvi la possibilità di fidarvi di nuovo. Dovete sviluppare però e lavorare sulla vostra intuizione con la carta della sacerdotessa.
Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, eventualmente potete mettere like, iscrivervi, condividere. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dell'Acquario, anche per voi andiamo a vedere come andranno i movimenti energetici per il mese di settembre. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per contattarmi, ragazzi, ripeto, l'email è questa. La trovate anche nelle informazioni del canale e nella descrizione del video. Ok, poi sempre nella descrizione ci sono dei video che potrebbero interessarvi, come per esempio una guida che spiega come unire il significato di più oroscopi, quindi di segno solare, ascendente e lunare, e ci sono anche video relativi a dei corsi gratuiti che potrebbero interessarvi. Andiamo a vedere l'Acquario. Partiamo con un 9 di spade, un altro 9, un 9 di pentacoli, un altro 9, 9 di bastoni, e sarebbe stato il colmo se fosse stato un altro 9, è un 10. Qui c'è qualche cosa che vi attanaglia inizio mese, ragazzi. Il 9 di spade è una carta che parla sempre di preoccupazioni, di pensieri, del fatto che in realtà vi state preoccupando di una cosa che non c'è già più. Sono quei ricordi legati al passato che ancora vi lasciano uno strascico, mi verrebbe da dire. In effetti poi vediamo che a metà settembre avete questo 9 di pentacoli e vi dico che è una carta di indipendenza, abbondanza, forza caratteriale. È proprio una questione di coccole, nel senso che ho come la sensazione che verso metà settembre lascerete indietro tutto quello che sono questi pensieri, i pesi, le responsabilità e vi dedicherete del tempo. Abbiamo poi anche questo 9 di bastoni al contrario. Ragazzi, io credo che questo momento vi darà la possibilità di uscire da questa situazione un po' pesante che probabilmente state affrontando. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 9 di spade. Forza e 2 di spade. Qui dovete prendere una scelta, dovete fare una scelta a inizio, a inizio settembre, chissà perché ho detto dicembre, magari per qualcuno è importante anche il mese di dicembre. O dovrete prendere questa scelta entro la fine di dicembre, potrebbe essere. Ci vuole forza di volontà, ci vuole coraggio. Tenete presente che quando c'è la forza è una carta che vi parla sempre di una scelta e anche il 2 di spade è un bivio, no? Però comunque è una scelta che viene effettuata con successo, è una scelta, diciamo, che è in linea con voi. Quando c'è la forza normalmente è una scelta positiva. Tenete presente che questo tipo di emotività non vi permette di vedere chiaro, vedete che è bendata, sul tipo di possibilità che avete. Quindi è un po' come se doveste prima pulirvi da questa sorta di preoccupazione, ansia, di negatività per riuscire a far entrare questo 9 di pentacoli. Adesso andiamo a vedere, ok, abbiamo un 5 di pentacoli e la ruota della fortuna. Ragazzi, questa sensazione di carenza, di dipendenza, perché tenete presente che il 5 di pentacoli è una carta di dipendenza anche affettiva, mentre il 9 di pentacoli è proprio una carta di indipendenza, sono l'uno al contrario dell'altra. Però essendoci la ruota della fortuna, io qui ho come la sensazione che a metà settembre le cose cambieranno, da dipendenti diventerete indipendenti, diciamo così. Potrebbe esserci qualche eredità, qualche vincita al gioco, qualche cambio inaspettato che sarà propizio per voi. Potrebbe essere che qui qualcuno stia cercando di lasciarsi alle spalle una storia di dipendenza affettiva e ci si riuscirà lavorando sull'amor proprio del 9 di pentacoli.
Andiamo avanti, vediamo questo 9 di bastoni. 7 di spade e 4 di spade. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che qualche tipo di proiezione, di bugia che vi siete raccontati ha bisogno di essere guarita, perché questo tipo di bugia vi ha stancato, vi ha portato un po' all'esaurimento, sia delle forze fisiche sia delle forze mentali. Voglio un'altra carta per il 7 di spade. È una persona che vi ha... Allora, per qualcuno è la persona che vi ha raccontato queste storie, ma per la maggior parte delle persone siete voi che vi siete raccontati delle storie inerenti a questa persona ed è da qui che avete bisogno di guarire. Con queste due carte è come se avessi bisogno di vederci chiaro, perché il 4 di spade è una carta che dice che c'è bisogno di prendersi un periodo per rigenerare lo spirito. E anche qui lo vediamo con questo 9 di spade che siete piuttosto giù, siete piuttosto in una fase dove ve la state un po' raccontando probabilmente per riuscire a superare questa situazione. Per qualcuno, ragazzi, c'è una attitudine con la situazione economica, con la situazione magari anche lavorativa per qualcuno. Ho anche l'impressione che potreste esservi arresi davanti a una situazione o a una persona. Se per esempio è la persona che vi racconta continuamente bugie, è come se avesse un attimino lasciato andare le redini per la serie non so più cosa fare, tu sei così, racconti bugie all'infinito, non c'è modo di cambiare la situazione o di avere una relazione diversa. In effetti poi qui abbiamo un 10 di spade e ho come la sensazione che qualcuno si lascerà indietro questo periodo. Difatti 10 di bastoni e re di spade al contrario. Datemi un'altra carta per il re di spade. 10 di pentacoli. Allora ragazzi, se vi devo dire che incontrerete una persona nuova, beh, potrebbe essere per qualcuno perché abbiamo 2 re, in effetti. Non sento che siano le relazioni della vostra vita, sinceramente. Una di queste 2 persone potrebbe essere sposata e quindi da lì potreste decidere di lasciar perdere. O potreste venire a scoprire che questa persona è sposata, se avete già conosciuto qualcuno. Diciamo che le nuove conoscenze sono comunque verso fine settembre, però è come se doveste prima uscire da questa sorta di incantesimo, mi viene da dire, perché c'è anche un 5 di pentacoli, parla di dipendenze affettive o dipendenze economiche. Però ripeto, ho come l'idea che questa sorta di dipendenza, che sia affettiva, che sia economica, che sia lavorativa, in un certo momento cambierà, però da lì poi sì che avrete la possibilità di conoscere 2 persone, ma vi dico che nessuna delle 2 sarà completamente in linea con voi stessi. Per adesso non vedo un rapporto in armonia che possa nascere. Anzi, se avete già qualcuno per le mani, vi dirò che potreste proprio decidere invece di lasciar perdere. Ma perché potrebbe essere una persona che non è completamente onesta con voi, potrebbe essere una persona che tende un pochettino a manipolare, a girarvi un po' la frittata, diciamo così. Andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cos'altro posso dirvi. Carta numero 36. Allora ragazzi, questa carta parla di giustizia, quindi lo si può associare all'arcano della giustizia che qua non avete.
avete un re di spade però. Bisogna cercare delle soluzioni a questo tipo di situazione, a questo tipo di relazione. Potrebbe essere anche la vostra situazione, in questo caso un po' di carenza. Notare che qui abbiamo 36, 6 e 3 fa 9, e qui abbiamo 3 volte il numero 9. Stavo guardando se c'era da qualche altra parte, però no. E abbiamo anche 4 volte il numero 10. Quindi o sì si concluderà un ciclo, ragazzi, nel periodo di settembre. Qui ho come la sensazione che se per caso conosceste o aveste conosciuto una persona sposata, sarà il momento buono di dire basta, non sto più col piede in una scarpa già abitata, diciamo così. È come se non vi accontentaste di essere gli amanti. È come se diceste no, basta, io merito di più, io ho bisogno di amore, di purezza anche. Comunque vi parla di trovare un'armonia e una giustizia. È come se vi dicesse state tranquilli che arriverà in qualche modo la giustizia divina. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi per il mese di settembre. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!